Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete purtroppo sono in un momento di estrema pausa a causa della mia schiena, speriamo si risolva tutto per il meglio, ma mentre sono qui a fare niente ho detto perché non ripartiamo un po' con i moto tips, un po' di consigli che di sicuro potrebbero farvi comodo a voi sia in pista che in strada, dappertutto. Mi avete chiesto un sacco di volte discorso traiettoria. Come si fa a fare una certa curva, come si fa a rialzare perché la mia moto non volta come dovrebbe. Ho cercato di raccontarvi, oltre solo alle traiettorie, magari il perché non riuscite a farle, dato che appunto molte volte vedo errori grossolani che fanno gli amatori nei corsi di guida dalla Riding School di Pedersoli. Quindi posso cercare di capire le vostre esigenze e cercare di instradarvi, o meglio, cercare di darvi qualche idea su cosa provare di diverso rispetto a quello che fate di solito. Quindi non indugiamo oltre, andiamo nella zona della teoria, esattamente come facciamo ai corsi, e vi ricordo per l'anno prossimo parlate molto prima per richiederli perché la richiesta è altissima e soprattutto mi raccomando iscrivetevi al canale, sigla e partiamo. Ed eccoci qua con Misano, la curva del tramonto. Secondo me è una delle più tecniche in Italia, quindi molto importante. Andiamo prima a vedere un po' la teoria generale e soprattutto molti spiegano prima e solo le traiettorie. Secondo me però, avendo parecchia esperienza con il discorso insegnamenti, riding school e tutto il resto, un sacco di volte vedo come gli amatori non riescono a fare queste linee per il semplice fatto che non guidano in un certo modo, e se non si guida in un certo modo certe linee parecchio estreme è difficile farle. Mi spiego meglio: la guida deve essere divisa in 3 punti: frenata intensa, neutro e uscita. Non possiamo piegare la moto a 30 gradi qui, averla piegata a 30 gradi qui ed essere ancora piegati a 30 gradi qui. Anzi, qui la moto deve essere dritta e ci deve permettere di frenare il più possibile. Arrivati a centro curva dobbiamo avere la massima piega, dove la moto deve voltare il prima possibile per permetterci di avere il muso rivolto verso l'uscita, e appunto dopo permetterci di fare il trick che vi andrò a spiegare nel prossimo video. Il trick, dicevo, per poter scaricare a terra tutti i cavalli in uscita. Ovviamente queste linee servono per un 1000 perché la 600 già è un po' diversa, però non incasiniamoci la vita, partiamo con i 1000. E secondo me comunque, nonostante il 600 richieda per andare fortissimo altre linee, sono molto efficaci anche queste. Si arriva dalla quercia, qui c'è l'inizio della frenata dove bisogna veramente pestare molto forte sui freni fino a questo punto, dove andiamo pian piano a rilasciare. Questo è il momento principale e diciamo più importante di tutta l'azione, perché dobbiamo portare giù la moto alla massima piega. Dobbiamo rilasciare tutto quello che stiamo facendo, quindi freno, acceleratore, tutto deve essere neutro, però per pochissimo tempo. Qui andiamo ad appoggiare il 10% di gas perché, ripeto, a massima piega se appoggiamo il gas al 5-10% non succede niente. Il problema è quando noi andiamo a voler aver foga di dar gas e quindi a massima piega ci spara per aria. Invece è molto importante avere questo neutro, arrivare qui, appoggiare il gas al 10% per andare verso la corda e soprattutto per far sedere la ruota posteriore, per far sedere il posteriore in modo da avere più grip quando andremo poi a scaricare tutta la potenza in uscita. Ed è questo qui il punto dove la moto andrà a voltare per permetterci di fare tutto il resto. Comunque non abbiate paura, appena finita tutta la teoria andiamo sul computer e guardiamo tutti gli onboard di queste curve per capire il tutto meglio. Adesso passiamo da Misano a Imola, un classico diciamo tornantino molto antipatico a molti,
dove è importantissima l'approccio e l'uscita di curva. Come dicevamo prima, inizio frenata, qui come potete vedere, inizio frenata, si porta la frenata fino a questo punto qui, mentre stiamo piegando la moto. Questa è la piccola fase di neutro che dobbiamo avere. Successivamente appoggio di gas mentre raggiungiamo il punto di corda, molto importante che sia qui e non qui, perché la moto a questo punto diventa troppo piegata e ci porterà per via per la tangente giù di qua. Invece noi vogliamo tagliarla per bene e uscire a massimo gas. Arrivati qui rialziamo, trick, e si esce. Ripeto, vi ricordo, il trick ve lo spiego la prossima volta perché necessita di un bel discorso a parte. Quello che dovete stamparvi bene in testa è che da questo punto a questo punto, da qui a qui, la moto deve essere al suo massimo grado di piega, avendo una pochissima fase neutra e un appoggio di gas veramente leggero tra il 5 e il 10%. Se noi al posto di fare tutto questo andiamo a piegare qui a 30 gradi al posto che a 50, cosa succede? Non riusciamo a far voltare la moto in questo piccolo spazio qui, ma purtroppo ci servirà un raggio molto più ampio per fare la stessa cosa. Quindi ripeto per l'ennesima volta, è importantissimo che in questa fase ci sia la massima piega per permettere alla moto di voltare. Non fatemi la curva da qui a qui allo stesso grado di piega, perché sennò state sempre piegati, avete sempre quella sensazione che la moto è sdraiata e non riuscite mai a dare gas, date gas, vi porta larghi e i soliti problemi che riscontrate, e poi andate a dire al sospensionista che la moto allarga, ma non è che allarga perché è colpa della moto, ma è colpa vostra. Bene, post teoria adesso andiamo in pista, se così si può dire. Andiamo a vedere il tramonto di Misano e mi raccomando, in base a quello che ci siamo detti prima, pensate bene e elaborate tutti i dati. Uscita Quercia, si gira, avete visto, si è girata la moto per poter puntare bene e per poter frenare molto forte. Moto diciamo semi piegata, 20, 25, 30 gradi. A quel grado di piega sui freni si può andare veramente cattivi. Non dovete aver paura, anche se la moto non è perfettamente dritta, che abbia dei cali di aderenza. Inizia a essere un po' difficoltosa la situazione quando si va oltre i 30, 35, 40 gradi, ovviamente, perché si ha meno impronta a terra. Questo è il momento del rilascio freno e del neutro. Sentite, ho mollato i freni, non ho gas, non ho niente. Qui in questo istante la moto miracolosamente volta a una velocità estrema. Perché? Perché sono alla massima piega, ho diminuito la mia velocità di percorrenza in modo da permettere al telaio e a tutte le componenti di far sì di far voltare la moto e per permettermi di sfruttare tutta l'accelerazione in uscita. Guardate. Avete visto come la moto ha voltato rapidissimamente verso l'interno? Come si è avvicinata in modo rapidissimo? E come io in questo momento vado a rialzare e a sfruttare tutta l'accelerazione? Questa è la traiettoria perfetta. La faccio rivedere un'ulteriore volta. Freno, 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 si rilascia, corda, gas. Sembra facile, lo so, ma non lo è, e per i molti che vanno in pista possono capirmi. Dopo Misano ci teletrasportiamo a Imola. Bene, uscita della variante Villeneuve, ci avviciniamo verso il tornantino della Tosa. Ripeto, mi raccomando, pensiamo a quello che ho detto prima, adesso lo faccio vedere per step e poi ve lo faccio vedere tutti insieme. Cordolo. Qua è il momento della staccata, ci si porta all'esterno,
Qua il freno è ancora molto in mano, molto intenso, molto forte. Qui in questo momento si rilascia, guardate esattamente come è successo per la curva del tramonto, importantissimo, massima piega, prima neutro, poi gas puntato al 10% per far sedere la moto, per far prendere grip al posteriore, e lì accade la magia, il movimento e la rapidità nel far girare la moto. Avete visto come in quel momento lì si rilascia il gas, si appoggia, si raggiunge la corda e poi bam, si rialza. E la corda, avete visto come è stata presa molto in là, non è a centro curva, è molto spostata in avanti, e quello è il segreto appunto per riuscire a rialzare e scaricare a terra tutti i cavalli. Adesso andiamo a rivederlo senza pause, mi raccomando, ascoltatelo molto bene, soprattutto il momento del neutro, il momento del gas, il momento della massima apertura, esattamente come abbiamo spiegato nella teoria di prima. Si arriva sul cordolo che la moto è praticamente dritta, non si arriva con la moto sdraiata che pompa e porta verso l'esterno. Mi raccomando, non mi stancherò mai di dirlo e lo ripeto per farvelo entrare bene in testa, non fatemi la curva tutta allo stesso grado di piega, se no la moto non girerà mai. È divisa in 3 momenti: staccata, massima piega, rialzo, uscita. Solo così riuscirete a far voltare bene la vostra cara motorettina. Bene, il video finisce qui, spero vi sia stato utile. Le traiettorie erano qualcosa che mi era stato chiesto per parecchio tempo, quindi in questo momento dove sono a casa praticamente a far niente, mi piacerebbe concentrarmi un po' sui mototips e su qualcosa che potrebbe aiutarvi anche a voi, quindi fatemi sapere qua sotto quali sono le curiosità o qualche altra idea di video sui consigli di guida. Mi fa molto piacere se me lo scrivete. Detto questo, come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video.